I understand what but I don't like to get emotional, but I know exactly what he goes through. You understood some of the same experiences that he's had with his son. Robert De Niro, 22 volte premio Oscar e icona di Hollywood. Sta affrontando la più grande crisi della sua carriera. Dichiarazioni controverse, film falliti e crisi familiare. È la fine di un impero glorioso. Scopriamo la verità dietro la lunga caduta della grande star. Dichiarazioni controverse, successo e film falliti. Nell'anno 2024, tutto è iniziato con una singola frase lanciata nella brezza in una serata particolarmente calda di giugno. In presenza di una telecamera, Robert De Niro si sedette. Era un messaggio che stava registrando sulla corsa alle presidenziali e ciò che uscì dalle sue labbra ebbe un forte impatto sull'arena politica. Con voce bassa e roca, ha pronunciato le parole. Ogni parola pronunciata era profonda. Durante la discussione su Donald Trump, Robert De Niro non si è trattenuto nelle sue osservazioni. Le persone che lo consideravano un eroe per aver espresso la sua opinione hanno espresso e ricondiviso il video, che ha ottenuto milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore. All'epoca, Robert De Niro era considerato intoccabile, una persona per bene, il padrino, un tassista e un toro imbizzarrito. Nel corso della sua carriera, che ha attraversato decenni e definito generazioni, aveva creato un impero di rispetto. Era in grado di dichiarare tutto ciò che desiderava, e il mondo intero lo ascoltava. Nonostante il passare del tempo, Robert De Niro non ha mai rallentato. Ai Tony Awards si è esibito sul palco, dove le luci erano brillanti e il pubblico vibrava di aspettative entusiastiche. Nonostante fosse stato presentato come una leggenda e un gigante dello schermo, si avvicinò al microfono con la sicurezza di chi è ben consapevole del proprio valore. Fece una pausa, giusto il tempo di far salire la tensione, e poi disse: «Dirò una cosa». La sua voce era calma ma carica di sfida. Era Bob Trump. Alcuni membri della folla sono rimasti sbalorditi, altri estasiati e più di qualcuno si è alzato in piedi in una standing ovation. Quando i cori sono diventati più forti, ha detto, e ha raddoppiato la sua dichiarazione. Ancora una volta, Internet è impazzito mentre le telecamere riprendevano ogni singolo secondo dell'evento e lo trasmettevano a milioni di persone. Quando lasciò quella tribuna, lo fece con la corona in testa. Gli eventi di quella notte segnarono un punto di svolta. Non di vittoria, ma di difficoltà. Non era la prima volta che si esprimeva in questo modo, ma questa volta era diverso e più deciso, quasi come se il mondo lo avesse ascoltato e avesse preso una decisione. La sua vita iniziò a risentirne non appena quelle parole lasciarono la sua bocca. Seguì un periodo difficile. Dopo poche settimane, il primo segnale di problemi si è presentato sotto forma di voci che hanno iniziato a circolare a Hollywood. Per decenni, Robert De Niro era stato un gigante. Un nome in grado di vendere biglietti da solo. Un uomo che poteva entrare in una stanza e far smettere di parlare tutti semplicemente per guardarlo. Aveva trascorso tutta la vita in questa posizione. Tuttavia, l'atmosfera che lo circondava cominciava a cambiare. I dirigenti dello studio che in precedenza avevano baciato il suo anello evitavano le sue chiamate. Il suo agente, un tipo segaligno di nome Paul, che era con lui fin dai tempi del Toro Ruggente, cominciò a dare segni di nervosismo mentre parlava al telefono. Quando Robert De Niro era seduto nel suo attico di New York e guardava il paesaggio urbano, Paul gli disse un pomeriggio di luglio, con la voce gracchiante attraverso la linea: «Bob, non è una questione personale. Solo perché l'ambiente è strano in questo momento. La gente è sensibile e quella storia di Trump sta facendo arrabbiare la gente. È solo questo». Con le nocche sempre più bianche, De Niro strinse la presa sul telefono e disse: «Che c'è?» «Ce l'hanno con me per aver detto la verità quando io ho detto loro la verità. Permettetegli di arrabbiarsi». La rabbia gli fece stringere forte il petto, ma un barlume di preoccupazione si intravedeva nel profondo del suo essere. Anche se era sempre stato un combattente, questo gli dava una strana sensazione. Sembrava che provenissero da tutte le direzioni e non riusciva a capire chi li portasse. Nel momento in cui il cavaliere alto iniziò a prendere forma, quel guizzo si trasformò in una fiammata. Con la promessa di rilanciare la sua fama in declino con un audace colpo di scena, avrebbe interpretato non uno ma 2 mafiosi nel corso di un unico film. Un rischio costato $45 milioni.
Per il regista di Quei bravi ragazzi e Casino era l'occasione per dimostrare di possedere ancora il fuoco che aveva acceso gli schermi di tutto il mondo, e per la Warner Brothers, in quanto studio desideroso di successo. Era una scommessa calcolata che valeva la pena di cogliere. L'attesa era intensa. La speranza si è infranta con un doloroso tonfo quando sono arrivati i risultati del weekend di apertura. Il film ha incassato 3,2 milioni di dollari da 2.651 sale, ovvero la misera cifra di 1.206 dollari per schermo. Questa cifra è a malapena sufficiente per mantenere in funzione i proiettori. Nonostante le spese di marketing non siano state considerate nell'equazione, il totale globale è stato di 5 milioni di dollari, lasciando un buco di 40 milioni di dollari nel budget. Il peso di questo fallimento è stato come una sfida per un uomo che in precedenza era stato intoccabile. Non si è trattato solo di un fallimento, ma di una tragedia che ha portato alla luce una realtà angosciante. In un solo film avrebbe interpretato non solo uno, ma due diversi mafiosi. Per il regista di Quei bravi ragazzi e Casino era l'occasione di dimostrare di possedere ancora il fuoco che aveva acceso gli schermi di tutto il mondo, e per la Warner Brothers, una società affamata di successi. Era una scommessa calcolata che valeva la pena di cogliere. L'attesa era intensa. Tuttavia, l'ideale si è infranto quando sono stati resi noti i dati relativi al weekend di apertura. Tuttavia, fin dalla pubblicazione dei trailer, si è avuta la sensazione che qualcosa non andasse per il verso giusto. La narrazione di Alton Knights inizia con grandi aspirazioni. All'improvviso, eccolo lì, vestito con trucco e protesi spesse, che ringhia frasi come «Ecco, questa è la vita». Tuttavia, le scene sono risultate scomode e un po' ridicole. La conversazione online è diventata piuttosto tesa, con alcuni utenti che hanno scherzato sul fatto che sembrava che De Niro stesse inveendo contro il suo stesso specchio. Un disastro è stato anche il marketing, che è stato a malapena percepito in televisione. In seguito, la critica si è dimostrata severa nei suoi confronti, attribuendogli un punteggio del 38% su Rotten Tomatoes. Lo hanno definito uno stanco rimaneggiamento di un genere che De Niro aveva già vinto in precedenza. D'altra parte, il punteggio di pubblico del 70% è sembrato vuoto, in quanto sostenuto da un piccolo numero di fan devoti, che è stato sopraffatto dai milioni di persone che non hanno partecipato. Non c'è dubbio che il film in sé sia stato un fallimento. Da allora, Robert De Niro ha iniziato a lasciare che la sua ira fuori dallo schermo eclissasse la sua brillantezza sullo schermo. L'intensità delle sue opinioni su Donald Trump e su coloro che lo hanno sostenuto ha raggiunto il culmine nel 2024. Invece di ritirarsi per curare le ferite, il cavaliere contralto ha raddoppiato e ha scatenato una diatriba sul varietà che sembrava un urlo. Essendo un film che si concentra sulla vita di un gangster, credo sia molto evidente da dove vengono i recensori che presumono di sapere tutto quando reagiscono al nostro film. Diventa fin troppo ovvio. E credo sia stato un privilegio far parte di questo grande film. Nonostante le parole grondassero di sfida, sembravano una supplica. E quando ha aggiunto che è davvero tutta responsabilità di Trump il fatto che il film sia debole davanti ai nostri occhi, la disperazione era evidente. Un individuo che si aggrappava a una storia che lo scagionava dalle responsabilità. La reazione è stata istantanea. Queste osservazioni hanno prodotto un rifiuto pubblico che è andato ben oltre i fan del MAGA. Quei rifiuti non sono stati solo un rumore di fondo, ma sono stati quantificabili, come uno tsunami di disinteresse che si è abbattuto su un uomo che in precedenza aveva riempito i cinema senza sforzo. Secondo un sondaggio condotto da YouGov all'inizio del 2025, il 62% degli americani ha un'opinione di Robert De Niro, con un calo significativo rispetto al 78% degli americani che lo ammiravano 10 anni prima. Secondo una ricerca di Nielsen, il numero di persone che guardano in streaming i suoi classici, come Toro Scatenato e Il Padrino Parte Secondo, è diminuito del 34% dal 2020. I fan hanno ammesso di non essere più in grado di distinguere tra l'artista e l'opera d'arte. Nonostante le sue ripetute richieste di attenzione, la sua serie Netflix del 2024, Zero Hour, era stata trascurata e i produttori gli avevano chiesto di lasciare la politica fuori dal press tour. Tuttavia, egli si è opposto alla loro richiesta. Questo non è stato il primo segnale d'allarme del fallimento o dell'ignoranza delle sue serie. Ora, con I Cavalieri dell'Alto, questo schema ha raggiunto l'apice e la Warner Bros.,
che aveva già subito una perdita di oltre 60 milioni di dollari per il film. Una volta considerato il marketing, aveva raggiunto il suo punto di rottura. Dopo l'ultimo scandalo, i rapporti con lui si erano interrotti molti mesi fa, citando il calo della sua attrattiva al botteghino secondo The Hollywood Reporter. La decisione è stata fredda ma inevitabile alla luce della situazione. C'era un contrasto impressionante. Con un budget di 25 milioni di dollari, Goodfellas ha incassato 47 milioni di dollari nel 1990, che equivalgono a quasi 100 milioni di dollari oggi. D'altra parte, I Cavalieri dell'Alto non è riuscito a racimolare nemmeno un decimo di quella cifra. È stato un problema tale da lasciare gli spettatori in uno stato di shock. Il fatto che De Niro, che all'epoca aveva 81 anni, non potesse aspettarselo ha reso il funerale molto più doloroso. Ha continuato a considerarsi il gigante del passato e ha riversato il suo cuore e la sua anima in The Alto Nights. Ha dichiarato a Variety: I Cavalieri dell'Alto è un film per il quale ho dovuto sacrificare molto del mio tempo per investire in questi personaggi molto complessi, che hanno davvero portato sul grande schermo la vita di un gangster. La verità, tuttavia, era piuttosto severa. La sua età era visibile in ogni inquadratura, e il suo sguardo, un tempo tagliente, si era smussato con il passare del tempo. Inoltre, il doppio ruolo che avrebbe dovuto abbagliare sembrava invece un espediente. I critici hanno sottolineato che entrambi i personaggi sembravano Robert De Niro, che recitava in modo rumoroso e irritabile. Inoltre, i fan non ci credevano. Quando Casino andava ancora forte nel 2025, perché mai avreste voluto vederlo interpretare due mafiosi? Una narrazione migliorata, veicolata da un Robert De Niro più giovane e affamato. La stanchezza ha raggiunto entrambe le parti. Oltre a unirsi a una serie di celebrità schiette come George Clooney e Alec Baldwin, i cui sfoghi avevano superato la loro rilevanza, il pubblico era stanco della solita recita e Hollywood era stanca del suo bagaglio. La realtà è che alcuni studios sono riluttanti ad abbracciare la diversità. L'uguaglianza e l'inclusione è pericolosa e la difesa di De Niro degli sforzi per la diversità è altrettanto spaventosa. Allarmante è anche il fatto che alcuni studios lo stiano facendo proprio ora a causa di Trump. È suonata vuota quando il suo stesso film non ha avuto successo, dimostrando che il problema non era la politica, ma piuttosto lui, un uomo che non era in contatto con una società che era andata avanti. Il fallimento non solo lo ha ferito, ma lo ha anche prosciugato completamente. Lo studio non riusciva a contenere la rabbia dopo aver subito una perdita di milioni di dollari. Un dirigente gli disse al telefono. Poi riattaccò, completamente sorpreso. A causa della sua incapacità di argomentare, le vendite dei biglietti continuarono a diminuire e, dopo qualche settimana, Alto Nido fu ritirato dalle sale, un film fantasma che nessuno si preoccupava di guardare. Dopo aver supplicato i produttori di rischiare e aver lottato per ogni dollaro di quel budget, ora si trovava ad affrontare le conseguenze di un fallimento che era direttamente attribuibile a lui. Di conseguenza, smise di uscire perché non era in grado di affrontare gli sguardi, la simpatia e i sorrisi che riceveva da amici e sconosciuti. Gli amici cercarono di mettersi in contatto con lui, Scorsese gli telefonò e gli lasciò dei messaggi vocali e persino Pacino gli mandò degli SMS, ma lui li ignorò tutti. Pur guardando le pareti vuote, osservava: cosa c'è da dire? Per me è finita. L'uomo che un tempo era stato il re del cinema di mafia, l'uomo che un tempo aveva fatto il pieno di spettatori, ora si sentiva a disagio, più caldo di qualsiasi sentimento di rabbia che avesse mai provato. Problemi familiari. Come riflesso della complessità della loro relazione, il matrimonio di Robert De Niro e Grace Hightower è stato un giro sulle montagne russe pieno di alti e bassi. Nel 1987 hanno avuto il loro primo incontro al ristorante elegante Mr. Ciao Alondra, dove Grace lavorava come cameriera. Grace è cresciuta in una famiglia povera di Kilmichael, nel Mississippi, e nonostante la loro provenienza diversa, i due hanno subito creato una profonda affinità l'uno con l'altra. Dopo essersi corteggiati per 10 anni, si sono sposati nel 1997 con un piccolo matrimonio intimo celebrato a Marbletown, New York. Nel 1998 sono diventati genitori per la prima volta di un figlio, Elliot. D'altra parte, De Niro ha chiesto il divorzio e ha iniziato una lotta in tribunale per l'affidamento nel 2001, appena un anno dopo il deposito del divorzio. Nonostante i contrasti,
La coppia si è riconciliata e ha deciso di annullare il divorzio. Nel 2004 hanno anche celebrato le loro promesse di matrimonio, che sono state viste da un gran numero di amici importanti, tra cui Martin Scorsese, Meryl Streep e Ben Stiller. Nel 2011 i due hanno continuato a far crescere la loro famiglia mettendo al mondo una figlia, Helen Grace, attraverso il processo di maternità surrogata. Nonostante siano stati insieme per più di 20 anni, De Niro e la Hightower hanno deciso di porre fine alla loro relazione nel 2018. In una dichiarazione rilasciata al pubblico, Robert De Niro ha dimostrato la sua ammirazione per la Hightower e la sua determinazione a crescere insieme i loro figli. Dopo il divorzio, la Hightower ha continuato a vivere la sua vita e, nel marzo del 2025, ha venduto il suo appartamento a Central Park West per un prezzo di $18 milioni, inferiore a quello a cui l'aveva inizialmente acquistato nel 2006, riflettendo il suo desiderio di tornare alle sue radici nel Mississippi, con l'intenzione di trasferirsi in un luogo più in sintonia con la natura. Tuttavia, dopo un po' di tempo, iniziarono i problemi familiari, e furono gravi. Il 20 marzo ricevette una telefonata dall'ex moglie Grace. La sua voce era dura, con un tono che non aveva più sentito dai giorni più difficili del loro divorzio. Disse a Bob che i bambini stavano ricevendo delle lettere e lui la sentì camminare dietro di lui all'altro capo del telefono. La paura è palpabile. Il dolore nelle viscere di De Niro era accompagnato da un sudore freddo che cominciava a formarsi sulla sua fronte. Avendo affrontato gli aspetti della celebrità in passato, i suoi figli maggiori, Draina e Raphael, così come i gemelli, erano stati in grado di scrollarsi di dosso i fotografi con la forza d'animo che aveva instillato in loro. Ma questa era una cosa nuova e forse più sgradevole. Le fotografie delle lettere gli sono state fornite da Grace. Il suo respiro era corto e la sua mente correva mentre guardava semplicemente le parole. Il suo figlio più piccolo, che aveva solo 2 anni ed era nato tardi da una donna che amava con tutto il cuore, era il suo interesse amoroso e la ragione per cui continuava a vivere. Fu con voce rauca che richiamò Grace. Le sue parole furono «sistemerò tutto», ma non era sicuro di come farlo. Non solo non si trattava più di lui, ma anche delle persone per le quali avrebbe dato la vita e che stavano soffrendo a causa della sua voce grossa. 2 giorni dopo, il 22 marzo, ricevette un messaggio da un numero che non riconobbe. «Bobby, avresti dovuto davvero tenere la bocca chiusa». Solo quelle parole, che brillavano sul suo computer, erano visibili per lui. Non c'era nessun nome, nessuna traccia. Stava cercando di scoprire chi l'aveva inviata e la guardò per un'ora mentre il suo polso batteva disperatamente. Nonostante non rispondesse perché era a corto di parole, il messaggio rimaneva sempre nella sua mente, penetrando nei suoi pensieri come una scintilla. Prima di uscire dall'edificio, si guardava alle spalle e controllava le serrature delle porte 2 volte e poi 3. Lo faceva ogni volta che usciva dall'edificio. Il ragazzo forte di Taxi Driver, quello che aveva fissato il mondo senza battere ciglio, era terrorizzato. Aveva fissato il mondo senza battere ciglio. Tuttavia, l'ansia era autentica e stava aumentando. Era un'ombra che non riusciva a dissipare. La sfida successiva fu lanciata da Hollywood, con una mossa che lo lasciò incredulo. Venne coinvolta la Warner Brothers, lo studio che aveva sostenuto alcune delle sue opere di maggior successo. Davanti a lui c'era un compenso di $20 milioni e aveva l'opportunità di tornare a vestire i panni che aveva indossato con tanto successo in Casino e Quei bravi ragazzi. Era stato scritturato per un grande film sui boss mafiosi, la cui uscita era prevista per il 2027. Era il lavoro ideale per lui. Un ruolo grintoso e vecchio stile che avrebbe ricordato al pubblico i motivi per cui era una leggenda. Tuttavia, arrivò la telefonata. È chiaro che David Zaslav, l'amministratore delegato, non si è trattenuto. Lo ha detto con un tono gelido e deciso. State correndo troppi rischi. De Niro non riusciva ad accettare la notizia. Comprova. Hanno fatto riferimento al suo atteggiamento schietto, compresi quei discorsi furiosi che prima gli avevano procurato plausi, ma che ora mettevano a disagio i dirigenti. $20 milioni erano svaniti nel nulla e il progetto era stato completamente deragliato e abbandonato. Quando si sedette nel suo attico di New York dopo aver ricevuto quella telefonata, le sue mani si strinsero a pugno. Borbottò, con la voce roca per lo stupore, che non era saggio farlo. Sono solo ingenui. Durante le ore trascorse a camminare sul pavimento,
La moquette si è consumata a causa dei suoi passi e lui ha continuato a giocare con la discussione nei suoi pensieri. Telefonò ai suoi avvocati e insistette perché si battessero con lui. Tuttavia, era consapevole che si trattava di una battaglia che non avrebbe vinto. Il viaggio della Warner non è finito qui. Oltre a toglierlo da un thriller d'azione del 2026, lo hanno anche tolto dai momenti di flashback di Joker 3, un ruolo relativamente minore ma significativo che non vedeva l'ora di interpretare. Una dopo l'altra, le possibilità continuavano a scomparire e il telefono che squillava ininterrottamente da tempo era completamente muto. Il 25 marzo incontra Paul nella sede della Warner Brothers a Los Angeles. Invece di guardarlo, Paul spostò le carte e si schiarì la gola. Si rifiutava di guardarlo. Alla fine gli disse: «Bob, ti liberano dai tuoi obblighi». Il fallimento di Alton Heights ne determina la fine di tutti i progetti. Si tratta di una scelta commerciale. Il suono della risata di De Niro era forte e sgradevole e fece rabbrividire Paul. «Dopo tutto quello che ho fatto per loro, una decisione sugli affari?» Con le mani saldamente afferrate al tavolo, si chinò in avanti. «Ho portato loro milioni e milioni, e ora non sono altro che un problema». Per lui non si trattava di un semplice successo lavorativo. Il rifiuto è stato più doloroso di quanto avesse previsto. Fin dall'inizio, era sempre stato il tipo di persona in grado di riprendersi rapidamente e di trasformare un fallimento in un trionfo. D'altra parte, questa volta le porte non erano solo chiuse, anzi, erano saldamente bloccate. Tuttavia, quando ha telefonato a vecchi amici, come Scorsese e Pacino, così come a persone presenti sul set, ha ricevuto messaggi vocali o motivazioni evasive. «Mi è stato detto che Bob era impegnato in un progetto. Qualcun altro disse che ci saremmo incontrati molto presto. Tuttavia, il giorno dopo non è arrivato». Mentre sfogliava i siti web relativi al settore, ha notato che il suo nome compariva in titoli come «La caduta di De Niro» e «Come una sfuriata ha fatto finire una leggenda». Sono stati fatti commenti estremamente duri. L'atto mafioso che stava compiendo non è più rilevante. Le tende erano tirate mentre sedeva nella sua stanza d'albergo e la televisione tremolava con qualche programma di discussione a tarda notte, che non riusciva a sentire al di sopra del frastuono che si scatenava nella sua mente. Aveva dedicato tutta la sua vita a questa impresa, passando le notti lontano dai suoi figli, da matrimoni che erano andati in pezzi a causa del suo lavoro e da un corpo che aveva sofferto per anni a causa di sforzi eccessivi, e ora non c'era più. Prova un senso di vuoto, come se una casa fosse stata spogliata di tutti i suoi arredi, e la sensazione di isolamento lo colpisce come un treno merci. Altri studios cominciarono a ritirare il loro sostegno. Si diceva che la Universal stesse prendendo in considerazione l'idea di allontanarlo da un film per famiglie. La sceneggiatura che aveva offerto alla Paramount fu rifiutata. Durante una festa, sentì qualcuno dichiarare, mentre sedeva nel suo ufficio, circondato da riconoscimenti, Oscar, Golden Globe e medaglie ricevuti nel corso della sua intera carriera. Aveva l'impressione che fossero scomodi. Non voleva ammetterlo, ma era terrorizzato. Terrorizzato dal fatto che la sua carriera, la cosa che aveva costruito da zero, fosse compromessa sotto i suoi stessi occhi. Il senso di colpa era un fardello di cui non riusciva a liberarsi e che diventava sempre più pesante ogni giorno che passava, fino a diventare qualcosa che non poteva più sopportare. Il passaggio e la tragedia personale. Ha soli 19 anni. Suo nipote Leandro è un giovane brillante e spiritoso che ha un futuro brillante davanti a sé. Nonostante ciò, dall'altro capo del telefono si sentiva la voce di Drina, che soffocava le lacrime mentre parlava. La sua voce si sentiva a malapena mentre continuava. «Papà se n'è andato. Leo se n'è andato. Un dosaggio eccessivo. Hanno riferito che nella sua abitazione sono state scoperte delle pillole e che quando sono arrivati i soccorsi il suo cadavere era già freddo». Tuttavia, non ha potuto partecipare alla sepoltura perché non poteva affrontare lo sguardo di Drina e non poteva tollerare i mormorii. De Niro lasciò cadere il telefono e la famiglia si riunì per il funerale. Le sue parole erano un canto di dolore e le ha ripetute più volte. «Se fossi stato lì», ha detto, «se solo non mi fossi lasciato dominare da tutto questo». Una persona ha dichiarato che l'ossessione dell'attore provoca la disgregazione della famiglia. Fonti che hanno voluto mantenere l'anonimato hanno dichiarato che l'attore ha ignorato le sfide di Leandro perché era troppo preoccupato delle proprie difficoltà per accorgersi della scomparsa del bambino.
Nonostante il danno causato dalla perdita della sua famiglia fosse una ferita che non si sarebbe mai rimarginata, il mondo non aveva ancora finito con lui. Era stato programmato che gli sarebbe stato consegnato un premio per la leadership dall'Associazione Nazionale delle Emittenti nel mese di maggio 2025. Il suo cuore era stato riversato in ogni sillaba del discorso che aveva scritto e aveva passato settimane a immaginare l'ovazione e il rispetto che avrebbe ricevuto. Poi, però, è arrivata la telefonata. Solo pochi giorni prima dell'evento, una voce all'altro capo del filo ha risposto: «Lo stiamo revocando», senza esprimere alcun rammarico o rimorso. Le dichiarazioni fatte, così come la sua reputazione, sono troppo controverse. Mentre stava lì con il telefono attaccato all'orecchio, la stanza cominciò a inclinarsi intorno a lui. Il discorso era sempre accartocciato sul bancone sopra di lui e le parole che non avrebbe mai pronunciato lo guardavano dall'alto. Rimase lì per tutta la notte. Al mattino la notizia fu ampiamente diffusa. The War Can't Fix. La sua più recente fatica da regista e protagonista. Era schizzato nei cinema come una meteora, per poi disperdersi in una nuvola di disinteresse dopo l'uscita. Secondo Box Office Mojo, il film, che è uscito nella seconda metà del 2024 ed era un confuso dramma politico sull'America, ha guadagnato un misero 12,3 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 65 milioni di dollari. Rotten Tomatoes gli ha assegnato un indice di gradimento del 23%. Variety ha definito il film un pasticcio incomprensibile che spreca la gravitas di De Niro, e la critica ha reagito in modo piuttosto negativo. Secondo i dati, il primo fine settimana ha incassato solo 4,8 milioni di dollari, in netto contrasto con i 55 milioni di dollari della prima di The Irishman nel 2019. Il pubblico è andato via in massa e il weekend di apertura del film ha incassato solo 4,8 milioni di dollari. È stato un fallimento. Una volta, la sola menzione di Robert De Niro era sufficiente per ottenere il rispetto del pubblico, poiché la sua presenza era garanzia di passione e profondità. Secondo le statistiche di IMDb, la sua carriera comprende 82 film, 2 premi Oscar e un guadagno al botteghino di oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. I suoi ruoli spaziavano dal cupo Travis Bickle, che ritraeva i tassisti al freddo Jimmy Conway di Quei bravi ragazzi, per gettare le basi dei loro capolavori. Registi come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola si sono rivolti a lui. Il XXI secolo, invece, è stato meno gentile. Dal 2000, la sua carriera è stata costellata di flop, come Dirty Grandpa, che ha ricevuto l'11% su Rotten Tomatoes, The Family, che ha ricevuto il 28%, e Grudge Match, che ha ricevuto il 31%. Ognuno di questi film è un passo più lontano dalla creatività che ha mostrato durante il suo apice. Nel 2025, The War Can't Fix non è stato solo un altro errore. Non si tratta solo di fallimenti al botteghino o di sfoghi notturni, piuttosto si sta indebolendo. Sono passati 6 anni dal più recente successo di critica di De Niro, The Irishman, che ha rappresentato un'aberrazione in un decennio di mediocrità ed è stato sostenuto da Netflix. Rispetto al punteggio medio dell'87% che i suoi film avevano su Rotten Tomatoes negli anni 70 e 80, da allora i suoi film hanno ricevuto un punteggio medio del 34%. La sua popolarità al botteghino è salita alle stelle, tenendo conto degli effetti dell'inflazione. L'incasso di 12,3 milioni per The War Can't Fix è un calo del 94% rispetto ai 330 milioni che Meet the Parents ha realizzato nel 2000. In passato i suoi progetti di passione erano finanziati con entusiasmo dagli studios, che oggi invece esitano a farlo. Nel gennaio 2025, un dirigente di uno studio, che ha voluto rimanere senza nome, ha informato The Hollywood Reporter di essere diventato difficile. Al giorno d'oggi, il pubblico non è più interessato. Ai loro occhi, non è un attore, ma piuttosto una reliquia. Esaminate il confronto con i suoi contemporanei. Anche all'età di 84 anni, Al Pacino continua ad essere apprezzato per il suo lavoro in ruoli scelti come The Irishman e House of Gucci. The Departed è stato un modo appropriato per Jack Nicholson, che si è ritirato dal 2010, di concludere la sua carriera. De Niro, che ha 81 anni, continua a fare cilecca. Una volta era un grido d'allarme per lui fissarsi su Trump, ma ora sembra una stampella. Secondo i dati,
Il primo fine settimana ha incassato solo 4,8 milioni di dollari, in netto contrasto con i 55 milioni di dollari della prima di The Irishman nel 2019. Il pubblico è andato via in massa e il weekend di apertura del film ha incassato solo 4,8 milioni di dollari. È stato un fallimento. Una volta, la sola menzione di Robert De Niro era sufficiente per ottenere il rispetto del pubblico, poiché la sua presenza era garanzia di passione e profondità. Secondo le statistiche di IMDb, la sua carriera comprende 82 film, 2 premi Oscar e un guadagno al botteghino di oltre 5 miliardi di dollari in tutto il mondo. I suoi ruoli spaziavano dal cupo Travis Bickle, che ritraeva i tassisti al freddo Jimmy Conway di Quei bravi ragazzi, per gettare le basi dei loro capolavori. Registi come Martin Scorsese e Francis Ford Coppola si sono rivolti a lui. Il XXI secolo, invece, è stato meno gentile. Dal 2000, la sua carriera è stata costellata di flop, come Dirty Grandpa, che ha ricevuto l'11% su Rotten Tomatoes, The Family, che ha ricevuto il 28%, e Grudge Match, che ha ricevuto il 31%. Ognuno di questi film è un passo più lontano dalla creatività che ha mostrato durante il suo apice. Nel 2025, The War Can't Fix non è stato solo un altro errore. Non si tratta solo di fallimenti al botteghino o di sfoghi notturni, piuttosto si sta indebolendo. Sono passati 6 anni dal più recente successo di critica di De Niro, The Irishman, che ha rappresentato un'aberrazione in un decennio di mediocrità ed è stato sostenuto da Netflix. Rispetto al punteggio medio dell'87% che i suoi film avevano su Rotten Tomatoes negli anni 70 e 80, da allora i suoi film hanno ricevuto un punteggio medio del 34%. La sua popolarità al botteghino è salita alle stelle, tenendo conto degli effetti dell'inflazione. L'incasso di 12,3 milioni per The War Can't Fix è un calo del 94% rispetto ai 330 milioni che Meet the Parents ha realizzato nel 2000. In passato i suoi progetti di passione erano finanziati con entusiasmo dagli studios, che oggi invece esitano a farlo. Nel gennaio 2025, un dirigente di uno studio, che ha voluto rimanere senza nome, ha informato The Hollywood Reporter di essere diventato difficile. Al giorno d'oggi, il pubblico non è più interessato. Ai loro occhi, non è un attore, ma piuttosto una reliquia. Esaminate il confronto con i suoi contemporanei. Anche all'età di 84 anni, Al Pacino continua ad essere apprezzato per il suo lavoro in ruoli scelti come The Irishman e House of Gucci. The Departed è stato un modo appropriato per Jack Nicholson, che si è ritirato dal 2010, di concludere la sua carriera. De Niro, che ha 81 anni, continua a fare cilecca. Una volta era un grido d'allarme per lui fissarsi su Trump, ma ora sembra una stampella. Grazie per aver dedicato del tempo alla visione del video. Lasciate un commento per farci sapere cosa ne pensate e speriamo di vedervi nel prossimo video.